Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi provo a farvi vedere un problema abbastanza diffuso, che è quello del cavallo che ha problemi a mantenere l'andatura come li avete voi impostato o chiesto a distanza, mentre da vicino invece l'impulso che gli chiedete ve lo dà. Quando succede questo, il problema è un problema non è tanto un problema di impulso, ma è un problema di rispetto, cioè il cavallo quando è vicino a voi rispetta quello che gli chiedete e lo fa anche con un certo livello di impulso, mentre quando siete lontani invece tende a perdere questo rispetto e quindi diventa più pigro, ok? La parola diciamo più comunemente usata è pigro, poi non andiamo a cascare nel discorso degli orsenati che chi mi segue conosce già bene. Questa cavalla qui si chiama Penelope, è la cavalla che sta preparando la Silvia per i suoi livelli, e ha trovato questo scoglio, quindi vediamo se si riesce, diciamo, a tirarci fuori qualche cosa di utile anche per voi. Allora, lei sta usando una Federline, ok? Una corda leggera. La corda leggera in questi casi qui diciamo che è indicata ma fino a un certo punto, perché se devo fare una fase un pochino più alta, il cavallo mi scappa, difficilmente con una Federline riesco a essere efficace anche nel tenerla, ok? Ricordatevi che qui non siamo in un tondino, siamo in un campo che è circa 1800 metri quadrati, 60 x 30, quindi se siamo da questa parte, l'uscita è laggiù, se magari la Silvia è costretta a mettere un po' di pressione per dargli una svegliata perché da lontano ci alza il famoso dito medio, è chiaro che potrebbe anche tirare via, tirare verso l'uscita e magari avere un po' più di difficoltà a tenerla con quella corda lì. Quindi la prima cosa che gli chiedo a questo punto è di cambiare la corda. Ok, adesso che abbiamo cambiato la corda possiamo provare a rifare la stessa cosa. Quindi mandala alla distanza che vuoi e all'andatura che decidi te. Metto da quest'altra parte, che sennò tanto America sta sempre nel mezzo. Noi forse America è meglio se ci togliamo di mezzo. Ok, adesso prova a metterla all'andatura che vuoi. Quindi, non so se è galoppo, se è trotto, se è... L'importante è che sia l'energia che hai nella testa te, che desideri te, ok? E il numero di giri che vuoi te. Quindi, che ne so, 2. Ok. Quello è stato un bel invio, era un invio diciamo, da galoppo, e va bene, perché si può fare invii diversi in funzione di quello che vogliamo trasmettere al cavallo, no? Posso fare un invio al passo, un invio al trotto, un invio al galoppo. Ok, adesso vuoi un pochino di più, ok? Proviamo a vedere se riesce a darti un pochino di più mantenendo la distanza e mantenendo anche il rispetto, quindi senza tirare sulla corda. Ti va bene questo galoppo qui? Direi di no, ok? Vogliamo un pochino di più, vogliamo un galoppo un pochino più galoppo, Questo è un canterino, invece noi vogliamo un galoppo un pochino più acceso, Quindi, ok, brava. Ok, manda, rimanda, cerca di stare ferma con i piedi. Adesso fai una fase 1, l'accompagni lunga e vedi se lei ti dà un po' di gas, ok? Sì, te l'ha dato. Ok? E adesso la fermi. Ok, come vedete per fermarsi non ha problemi, ok? Perché è già una cavalla di un buon livello lei, però diciamo sì, sul galoppo qualche accenno c'è di questa variabilità. Adesso lo vorrei invece vedere sul trotto. Stai più vicina da una recinzione, da una parte della recinzione, per esempio quella, perché se abbiamo bisogno di mettere un pochino più pressione possiamo usare la strategia della strettoia, esatto, sì. Mi raccomando, in tal caso ti devi uscire, no, troppo vicino. Ricordati che c'è una corda da 7 metri, la vuoi usare in fondo. You're taking my hand, leading the way, stay in the night.
looking at you, making your moves. There is no silence. I wish you'd never let go. Ok. I'ma lose it out of control. Ok, fermati un attimo. Quando te la vuoi mandare a destra, accertati che la gamba anteriore sia la sua sinistra. Ok? Dai. Yeah, yeah. La rimandi un pochino indietro e aspetti che ci abbia la gamba giusta. Quando si comincia ad andare su nei livelli bisogna curare anche i dettagli, quindi mi raccomando fate attenzione anche alle piccole cose. Il fatto di mettere la gamba avanti è utile per consentire al cavallo di andare subito meglio dalla parte che gli chiediamo. Know that I care, nothing can change that. Talk to me, babe, fall for me, babe. Need you. Quando vuoi chiedergli un trotto un pochino più sfalciato, un pochino più veloce, non è galoppo, è trotto, quindi se va nel galoppo metti un po' di pressione, se va nel passo metti un po' di pressione, se ti va nel galoppo, nel trotto che vuoi te lasci. Yeah, yeah. Baby, you make me lose my mind. Baby, you... No, vuoi trotto, ok, vuoi trotto un pochino più veloce, ma non è galoppo, e richiedi subito trotto più veloce, non è galoppo, chiedi di nuovo trotto più veloce, appena lei ti ritorna no, non è galoppo, chiedi trotto più veloce, ok? Deve trovare la giusta misura da solo, capito? Cioè lei deve provare finché te non smetti di chiedergli più niente. Allora a quel punto lì però cosa fa? Ti diminuisce. Esatto, visto che questa volta è andata bene, fermala. Ok? Quindi se lei ti va nel galoppo perché magari le è stato insegnato così, non lo so, te gli dici no, non era quello che volevo, leggi il mio linguaggio del corpo, in questo momento ti sto chiedendo trotto più veloce, non ti sto chiedendo galoppo. Magari ti ritorna nel trotto, ma ti va trotto lento? No, trotto più veloce, ok? Bene, allora adesso fammi vedere una partenza di galoppo a distanza da fermo o giusto un passo o due, poi dopo deve andare nel galoppo, ok? Quindi il tuo linguaggio del corpo sarà diverso, la tua fase 1 sarà diversa. Chiaramente se non ti va nel galoppo subito, te allora farai 3 volte fase 4 dietro di lei finché non ti va nel galoppo, quindi potrebbe essere 3 ma potrebbe essere anche 4, 5 o 6. Al momento che ti va nel galoppo gli fai fare solo un quarto di giro, mezzo giro massimo, la fermi, la rimandi indietro e gli richiedi immediatamente di andare nel galoppo, e questo lo fai fino a che, quindi 2, 3, 4 volte, fino a che appena te gli fai il gesto di andare nel galoppo lei ti parte subito nel galoppo, cioè subito vuol dire che o immediatamente o al massimo fa 2 passi. No, la rimetti dritta e gli chiedi immediatamente il galoppo, non deve mettersi di lato e fare 2 passi, okay? Da lì, da com'è adesso, deve andare nel galoppo. Vai, ok, ancora, mezzo giro, stop, indietro, 2 metri indietro, 2 metri indietro, 2 metri, ancora, ora vai. Vai, subito, vai! Mezzo giro, rifermala e rimandala. Voglio una partenza un pochino più sprint. Indietro. Ancora. Vai! Usalo quello stick in terra. Fermala di nuovo e rivai. Accendi il tuo volume, dagli una girata. Ok, terra, dai, ancora, no, una volta sola mai, sempre 3 volte, rifermala e rimandala, ok, dietro, back, ora,
meglio, dai ancora, rifermala e rimandala. Back, di più back ora. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3. Rifermala e rivai. Di più, mettici più energia. Il tuo corpo deve sprigionare più energia, non che devi fare più forte. Vai. Oh, meglio. Lasciala andare, non fare niente. Ok, lì ti sei giocata un po' tutto, perché quando ti ho detto lasciala andare te la volevi fermare perché pensavi che ti dicessi fermala. Disimpegna, fermala, aspetta un attimo, lo facciamo dalla parte di là. Siamo ancora lontani dal risultato che vorrei io, però è un po' per farvi capire che quando abbiamo questi cavalli qui dobbiamo fare di più, ok? Ma dobbiamo fare di più per poi fare di meno. Non è una cosa che dobbiamo fare di più, dobbiamo tirarci una bomba a mano lì o fare altre cose del genere. Bimba, sempre nel mezzo. Da chi ha preso? Da Eros. Quindi cercate di capire un po' il discorso. Questa cavalla non è che gliene frega più di tanto quando gli viene chiesto le cose, perché magari è stata abituata così, non lo so, ha questa mancanza di rispetto, no? Lei chiede e la cavalla cosa fa? Va un passo indietro, poi si leva la mosca sul petto, si gira per levarsi la mosca dalla spalla, poi dopo aspetta un attimo, quando ho finito vado. Anche quando te metti più pressione, lei cosa fa? Va nel galoppino tranquilla e beata, ok? Quindi vuol dire che lì c'è una mancanza di collaborazione. Te metti energia, fai un certo tipo di richiesta e lei mette energia nell'alzare il dito medio e dopo mette un pochino della rimanente energia nel fare quello che te gli ha chiesto. Quindi se io ti guardo dall'esterno così, no? Cosa vedo? Mettiamo che te fai l'audizione di terzo livello e la mandi a Parelli. La prima cosa che ti dicono è: non c'è match tra la tua energia e quella del cavallo. Cioè te fai abbastanza per chiedere e fai anche più o meno le cose giuste e le fai anche da livello 3, per dire, però lei non ti risponde, non gliene frega. Quindi rifacciamo tutto uguale dalla parte opposta. Ok, fermala e rifai. Fermala e rifai, subito. Dietro, dietro e vai, quando vuoi. Vai. Questo è meglio. Lasciala andare ora. Ok, fermala pure quando vuoi. Fermala pure, disimpegna bene, carezzala, vai là e richiedi di nuovo sempre da questa parte. Lei da questa parte va un pochino meglio perché probabilmente col fatto che te, diciamo, sei più sul lato destro, sull'occhio destro, tipicamente i cavalli dall'occhio destro sono più istintivi, sensibili, di conseguenza gli abbatte un po' questa sua dominanza, no? Quindi ti dà un pochino di più. Vedete, anche la retromarcia non è per il livello che dovrebbe essere. Ok, meglio, molto meglio. Lasciala andare, partita falsa dietro, quindi aspettiamo un attimo che si rimetta. Ok, chiedigli trot, esatto, brava, ha fatto tutto da sé, va bene, premiala adesso. È normale che a volte possa accadere quello, che ora va bene, io la lascerei un attimo così adesso, È normale che succeda quello perché lei è partita con un pochino di adrenalina dentro, ok? Quando più adrenalina c'è e meno cavalli sono coordinati perché sono più tesi, Quindi è facile che in una situazione del genere possa partirvi il cavallo falso. Se provate a vedere, se mezzo giro, tre quarti di giro torna da sé, meglio. Se invece non torna da sé, allora lo rimettete un attimo al trotto e gli richiedete, senza fermarlo e rifare tutto l'ambaradan da capo,
semplicemente fate un pochino la transizione usando un po' di yo-yo sulla corda o con lo stick, fate ritornare il cavallo al trotto e poi lo rinviate solo con l'invio, eventualmente supportate poi con lo stick e lo rifate andare nel galoppo giusto, dopodiché mezzo giro lo fermate e se avete bisogno ripartite da capo finché non ottenete qualcosa. Questo è sufficiente, non gli chiederei altro sul circolo oggi, perché comunque deve metabolizzarla un po' sta roba qua, e se io la lascio a questa maniera domani ce l'ho meglio. Se io invece insisto, lei è probabile che mi tiri fuori qualche altra soluzione per evitare di fare quello che gli chiedo, perché si trova senza via d'uscita, dice ok, ho fatto questo ma qui si continua a chiedere, quindi cos'altro posso fare, e va a cercare un'altra soluzione. Se invece la lascia a questa maniera, domani appena glielo richiedo lei subito mi ridà questo risultato qua, o molto probabilmente me lo ridà subito, quasi subito, perché sa già la risposta qual è, cioè se lei fa a questa maniera smette di fare l'esercizio, ok? Spero di avervi dato un po' di input per questa correzione, che è abbastanza normale. Quando si va su di livello si trovano questi problemi qui, se ne trovano anche tanti altri, però questo è abbastanza comune. Se avete delle domande o volete che magari faccia dei video di approfondimento, so che vi piacciono moltissimo video dove faccio lezione, ok? E per cui quando c'è l'occasione ve li porto volentieri. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in the